Ciao a tutti, sono Umberto Bombana, bentornati a 8 e mezzo. Oggi parliamo del riso alla cantonese o the fried rice, come lo chiamano qua. Si tratta di un piatto di recupero della tradizione cinese. Difatti le persone ci mettono un po' tutto quello che hanno in casa, però è talmente buono che è diventato anche un piatto iconico del ristorante Forum, molto famoso a Hong Kong. Lo chef Hayat negli anni 70 ha aperto il ristorante. Ha influenzato molto la cucina contemporanea di Hong Kong. Adesso lo gestisce lo chef Adam Wong, che ha ricreato questo riso famoso in tutto Hong Kong. Il ristorante Forum è famoso anche per l'abalone. L'abalone è questo mollusco di mare che cresce anche a grandi profondità. L'abalone che usa lo chef Wong è un abalone secco, apprezzato qua soprattutto per la textura e il sapore, perché cuocendolo può assorbire i sapori di tutto quello che metti. In Cina è una cosa molto amata. Lo chef Adam Wong ha accettato di darci una masterclass e spiegarci come si fa il fried rice. Possiamo farlo con pesce, carne, verdura. Lo chef Adam, nel nostro caso, ha usato il cipollotto, il gamberone, il maialino arrosto, le uova, ovviamente il riso. Di solito si usa il riso che avanza, invece lui lo cucina apposta. Usa questo riso jasmine originario della Thailandia, ha la particolarità di essere lungo e non mantiene tanti liquidi, lo fa cuocere al vapore leggermente al dente per migliorare questa sgranatura quando si cuoce con gli altri ingredienti. Come vedete, lo chef Adam sta utilizzando il wok, però possiamo utilizzare altre padelle. L'importante è che tengano bene la temperatura. Si parte scaldando l'olio innanzitutto. In questo caso un olio di semi di girasole Frien di Oli Italia. La temperatura della padella è fondamentale, deve essere sopra i 180 gradi, per questo è importante usare un olio alto leco come Frien, così che il punto di fumo dell'olio è più alto. Quando l'olio è molto caldo, poco prima che raggiunga il punto di fumo, Adam inserisce l'uovo, ne inserisce solo la metà e la mette da parte. Questo è un altro accorgimento che lo chef Adam fa per non cuocere troppo l'uovo, mentre invece a casa le persone lo cuociono per tutto il tempo della cottura del riso. In questo modo l'uovo rimane cremoso e il riso è più piacevole al palato. Si mette il riso, gli si aggiunge il resto dell'uovo, si fa saltare il tutto. Come vedete, lo chef Adam usa questa spatola e mischia il riso sempre. Questo gesto è fondamentale perché permette di cuocere il riso senza farlo bruciare. Il resto della preparazione è molto semplice perché mentre mescola vengono aggiunti tutti gli ingredienti. Il maialino arrosto, l'uovo e il gambero che ha precedentemente sbollentato. Il cipollotto va messo quasi alla fine perché deve mantenere la fragranza e il profumo. L'ultimo ingrediente è il brodo di prosciutto, un brodo classico cinese che però noi possiamo sostituire con i brodi che ci piacciono di più. Il riso è pronto. È una tecnica di preparazione di 7-8 minuti massimo.
viene messo nelle ciotoline e lo puoi mangiare sia col cucchiaio oppure anche con le bacchette. Abbiamo visto un altro classico della cucina cinese, il fried rice. Adesso ci spostiamo nel mio altro locale di Hong Kong, l'Ottavium, e parleremo di riso all'italiana. Ad accoglierci ci sarà Giuseppe De Buono, l'executive chef del ristorante Ottavium. Con Giuseppe abbiamo pensato di presentarvi un riso italiano che gioca con alcuni elementi e concetti di questa grande ricetta cinese. Ciao a tutti, benvenuti nella cucina del ristorante Ottavium. Sono Giuseppe De Buono, l'executive chef. Il nostro risotto prende ispirazione dal fried rice, però sarà totalmente di pesce. Come prima cosa andremo a pulire il nostro pesce in modo tale da creare il nostro brodo. In questo caso andremo a utilizzare un pesce giapponese Kinmedai, è un pesce di profondità, molto grasso, maturato per circa una settimana. Si avvicina più o meno allo scorfano, però ha le carni molto più grasse. Vado a togliere semplicemente le spine centrali. Andremo a marinarlo con questa soluzione di sale, zucchero più o meno 50 e 50, un po' di spezie, degli aromi e dei profumi. In questo caso io ho fatto un po' di scorza di arancia e di limone. Più o meno per 2 orette, quindi sia dalla maturazione sia anche da questa marinatura le carni saranno molto succulente. Adesso andiamo a tostare le ossa del nostro pesce precedentemente sfilettato. Andremo a utilizzare un olio Frien di Olio Italia. È un olio altoleico che ci dà la possibilità di arrivare ad alti punti di fumo senza aggiungere altri cattivi odori e per avere un brodo molto pulito. Andiamo ad aggiungere soltanto un cucchiaio di concentrato di pomodoro, un po' di ghiaccio. Una volta aggiunto il nostro ghiaccio andremo a cucinare a fuoco basso più o meno per 40 minuti. Vi presento il mio collaboratore Emil. L'uovo ha un ruolo fondamentale per il fried rice. In questo caso noi andremo a fare uno zabaione che andrà a legare tutti gli ingredienti del nostro risotto. Facciamo un 50 e 50 con tuorlo d'uovo e ricci di mare. Questi sono ricci da Hokkaido, dal Giappone. Vi posso assicurare che questi ricci sono caramelle, non sono come i nostri ricci del Mediterraneo molto più sapidi. Questi a differenza sono molto dolci. Il nostro zabaione è quasi pronto, andremo a cercare una consistenza più o meno densa e cremosa. Finiamo il brodo saltando un po' di finocchi in padella, così da dare un aroma più fresco. Una manciata di vongole locali, freschissime. Una volta aperte le vongole andremo a mettere il brodo. Da adesso andrà a cucinare più o meno 10 minuti. Un ingrediente extra per dare più gusto e più felicità al nostro risotto sono questi bellissimi scampi New Zealand, freschissimi, dove noi andremo a prendere la testa. Arrivata a questo step del brodo, andremo a mettere giù. Il brodo sta andando. Adesso per aggiungere un altro po' di freschezza andremo a fare una purea o comunque un coulis, una piccola salsa da aggiungere sopra il nostro risotto. Io lo chiamo pesto, pesto di finocchietto selvatico, esclusivamente siciliano. Andiamo a montare il nostro pesto, emulsionare e incorporare l'olio d'oliva. Andremo a pulire i nostri scampi in modo tale da ottenere soltanto la carne. Chiaramente andremo a privarli dello stomaco.
Passati 10 minuti il brodo è pronto e siamo pronti per filtrarlo. Andremo ad assaggiare il nostro brodo per un'eventuale riduzione, per intensificare il gusto. Andiamo al nostro riso. Questo è quello che Forum ha usato stamattina. Un jasmine rice, chicco lungo, povero di amido. Mentre questo è un riso carnaroli, chicco molto pieno di amido. Andiamo alla tostatura del riso. Un po' di cipollotto sott'olio. Il riso carnaroli che andremo a tostare gentilmente. Una volta che risulta ben tostato, possiamo procedere a bagnarlo con un po' di vino bianco secco. Lasciamo evaporare il vino bianco e procediamo aggiungendo il nostro brodo. Come vedete il colore del brodo è un po' più scuro perché l'abbiamo ristretto in modo tale da intensificare il sapore. Mettiamo un timer di 12 minuti. Andiamo a preparare le nostre guarnizioni. I filetti sono stati in marinatura più o meno per 2 ore. Andiamo a parare in modo tale da dare una forma più regolare. Andiamo a porzionare il nostro filetto. Per una questione estetica, per non andare a incurvare il nostro scampo, mettiamo degli stecchi, sale e pepe leggermente. Appunto come il fried rice, andiamo ad utilizzare una tecnica di stir fry. Andremo a cucinare i nostri scampi molto velocemente con una padella molto calda, in modo tale da risultare dentro un po' crudi. Come nel fried rice c'è una parte vegetale, io in questo caso ho scelto un po' di sedano, dei capperi, un po' di pomodoro secco e delle olive. Li andremo a mettere a fine cottura del risotto. Lasciamo riposare in questo caso da alleggerire la temperatura, così che possiamo aggiungere il nostro zabaione e usarlo come elemento legante per il risotto. Mentre il fried rice è un riso slegato, noi, chiaramente da italiani, andiamo a usare burro o olio o extra grassi. In questo caso andiamo a usare il nostro zabaione fatto con i ricci di mare. Quello che otterremo appunto è un risotto cremoso. Quindi è arrivato il momento dell'impiattamento. Andiamo a dare un colpo di fiamma leggero al nostro pesce. Una condita leggera con dell'olio d'oliva. Mettiamo il risotto. Diamo il nostro classico colpetto. Andiamo a cospargere il risotto con il pesto di finocchietto. Pesce. Un po' di finocchietto selvatico come guarnizione. Ecco il mio tributo al fried rice, un risotto ispirato a questa grande ricetta cinese. Io mi auguro che questo affondo nella tradizione cinese vi abbia entusiasmato come ha entusiasmato me, che come me abbiate imparato cose nuove e che vi abbia dato un nuovo punto di vista su questa grande materia prima che è il riso. Un saluto da Umberto Bombana, vi aspetto a Hong Kong, alla prossima! Bye bye.